Adesso qui si vede il MacGyver che è in voi. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi nessun viaggio, nessun giro, nessun tour, ma oggi vi propongo di fare la sostituzione della batteria del sensore di pressione. Come vedete ho già tolto il pneumatico dalla gomma, l'ho portato al gommista. Adesso non farò altro che smontare il sensore di pressione e poi cercare di rimuovere la batteria che è annegata all'interno del sensore. Bisognerà fare particolare attenzione e cercheremo di fare tutti i passaggi insieme. Innanzitutto ci occorre una 12 poligonale per svitare il sensore che dovrebbe avere una coppia di serraggio di circa 12 Nm, quindi dovrebbe essere una cosa abbastanza semplice e blanda da fare, ma andiamola a farla insieme. Ok, una volta svitato il sensore, avete un po' di fatica perché è a cono, quindi c'è un po' di frenafiletto e quindi fa un po' fatica a venire. Comunque il sensore è tenuto semplicemente da questa vite e vi ribadisco va stretto a 12 Nm. Questo adesso la pila è annegata qui dentro, quindi ci aiutiamo con un taglierino e andiamo a rimuovere la batteria. Ok, una volta che abbiamo il sensore tra le mani, praticamente dandogli banalmente solo una semplice pulita, vediamo già dov'è l'alloggio della batteria. La batteria è esattamente qui sotto. Adesso con un taglierino gli facciamo dei tagli in maniera da arrivare alla batteria e rimuovere la parte di sopra della plastica, la gomma che la ricopre. Ho visto alcuni che usavano un Dremel, però secondo me col Dremel si fa più fatica. Adesso andiamo a rimuovere questa gomma qui. Mentre incido sento già sotto la batteria. Bisogna fare particolare attenzione a non tagliare le lamelle che tengono la batteria. Poi non vi preoccupate, questa poi la richiuderemo con della colla a caldo. Poi a fine lavoro faremo delle considerazioni conclusive, adesso pensiamo a lavorare. Come vedete piano piano viene via tutta quanta. Ok, l'operazione di vedere la batteria è stata abbastanza semplice. Adesso dobbiamo essere bravi a staccare questa linguetta senza farla strappare da questo lato, perché poi questa è tenuta da dei punti di saldatura. Dobbiamo essere bravi a staccare questa linguetta senza far saltare la linguetta stessa. Dobbiamo staccarla dalla batteria con molta delicatezza e anche un pizzico di fortuna. Dovete essere decisi ma delicati allo stesso modo. Ok, siamo riusciti a staccare la linguetta di sopra. Come vedete adesso dobbiamo vedere in quale verso è messa quella di sotto, perché in alcuni sensori è messo dallo stesso verso, in altri è messo di qua. Adesso iniziamo a alzare un bordo della batteria, iniziamo a capire un po' come gira il fumo. Ok, con l'aiuto di un cacciavite ho sollevato la batteria. Adesso devo cercare di capire qui sotto da quale punto è messa la saldatura. Ok, la saldatura è messa nello stesso verso dell'altra linguetta. Un po' difficoltoso, ma dovremo riuscire a staccare la batteria senza rompere la linguetta. Ok, un punto è saltato. È saltato anche l'altro punto di saldatura. Per fortuna la linguetta è rimasta lì. Questa è la linguetta. Vedete, questa è la linguetta di sopra, questa è la linguetta di sotto. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! Allora, un po' scomodo fare il video perché il posto è un po' intrigato. Comunque, le lamelle si vedono 1 e 1, 2. Adesso, sotto è a posto.
La piego un po' in sopra giusto per dargli un po' di resistenza quando metterò la batteria. Adesso mettiamo la batteria qui dentro. Prima però gli diamo una bella levigata alla batteria. Questa è la batteria vecchia è una 2050. Le 2050 sono abbastanza introvabili, era una generica 2032, è un po' più piccola ma va bene ugualmente. Come vedete è abbastanza liscia. Adesso prenderò della carta abrasiva, la levigherò e gli darò un punto di stagnatura in maniera che poi dovrebbe attecchire più facilmente, dovrei fare meno fatica ad attaccare la linguetta del sensore. Adesso io ho preso un po' di stagno e l'ho messo sulla batteria in maniera che in teoria andando a stagnare sopra lo stagno dovrei trovare meno resistenza, meno difficoltà più che meno resistenza. Adesso qui si vede il MacGyver che in voi. Qui ci ho messo questo accrocchio perché è una fascettina, un pezzo di ferro, perché in teoria la linguetta dovrei tenerla premuta sulla stagnatura che gli ho fatto, ma visto che le mani ne ho due e una mi servirà per il saldatore e l'altra per lo stagno, non ho una terza mano, non c'è nessuno con me e mi sono inventato questo accrocchio. Con questa chiave terrò la linguetta schiacciata sulla stagnatura, starò attento a non saldare ovviamente il pezzettino di ferro e via, e poi si prosegue. Ok, in questa maniera dovrei riuscire a tenere la linguetta qui attaccata e riuscire a stagnare senza problemi. Vediamo, che a parlare si fa in fretta ma a farle le cose ci si mette un po' più di tempo. Tra l'altro fare le riprese in queste condizioni non è molto semplice. Vediamo un po' che riesco a fare. Direi che dovremmo esserci. Aspetto un attimino che si raffredda e vediamo com'è venuta. Secondo me è venuta bene. Non esagero con la stagnatura perché poi domani se dovessi cambiarla sarebbe un problema. Mi accerto solo che tenga. Ok, stagnatura tiene alla grande. A questo punto la stagnatura è a posto. Adesso ci faccio una colata di colla a caldo, richiudo tutto ed è pronto per essere rimontato. Con la colla a caldo non farò altro che andare a ricoprire la batteria. Questo è il lavoro finito. Come vedete la batteria è dentro, la colla a caldo quando è ancora calda ovviamente si può un po' modellare, quindi riuscite a modellarla un po', altrimenti al massimo gli date una cartatina il giorno dopo, ma io adesso già lo vorrei rimontare perché se sto già solidificato, quindi non ho nessun tipo di problemi, è chiuso perfettamente, la stagnatura tiene. Ovviamente la prova del 9 ce l'avrò soltanto domani, quando non la porto adesso perché il commisso sta per chiudere, quindi mi ha detto ci vediamo domattina. Domattina andrò, porterò il sensore con il sensore già sul cerchio, adesso lo rimontiamo e domani faremo la prova del 9. Quando andrete a rimontarlo non potete sbagliare perché come vedete c'è una guarnizione. Come la mettete su, il sensore va fronte marcia. Questo è il lato dove c'è la boccoletta, che è quello di sinistra, quindi la ruota gira per così. Non potete sbagliare, dicevo, perché c'è questo ring, come andate a premere, è impossibile. Adesso ci mettiamo un goccio di frenafiletti, ma proprio poco, e andiamo a serrarlo a 12 Newton. Ragazzi, il sensore l'abbiamo rimesso su. Stretto e stretto. Domattina la porto al gommista, gli rimonto la gomma e vi faccio sapere se tutto funziona o meno. Ragazzi, prova del 9 fatto. Come vedete la pressione è correttamente segnalata sia all'anteriore che al posteriore. Ok, sto tornando adesso da un breve giro giusto per provare se effettivamente il lavoro fatto sulla sostituzione della batteria del sensore anteriore di pressione della moto funziona. Abbiamo risparmiato diversi euro, circa 200, più o meno 180-200 euro ci vuole per sostituire quel sensore con un sensore originale. Diverso è il caso se si vuole qualcosa di aftermarket. Estremamente soddisfatto del lavoro, perfetto, lavoro fatto a regola d'arte. Siamo arrivati alle considerazioni finali che vi dicevo durante il video. Allora, innanzitutto mi scuso se alcune riprese non sono state venute perfette, ma capite bene che tra fare il lavoro e riprendere con la gamma appesa alla pettorina non è stato proprio semplice riprendere tutti i passaggi.
Comunque credo che sia stato abbastanza semplice ed esplicativo il video. Di per sé l'operazione della sostituzione della batteria non è niente di trascendentale. Ci vuole tempo, neanche più di tanto, ci vuole piuttosto attenzione e un pizzico di fortuna, se volete. Lo staccare le linguette, che è difficile romperle, ma nulla è impossibile, perché le linguette, come vi dicevo, sono saldate alla batteria sia sopra che sotto. Per rimontarla io sotto non l'ho saldata perché va in battute e quindi è difficile che possa uscire. Sopra, come avete visto, ci ho messo un punto di saldatura. Per bloccarla gli ho messo anche la colla a caldo, quindi direi che siamo più che a posto. Ho preferito farlo da me per diversi motivi. Il primo è che un sensore di pressione, pagarlo circa 200 euro a fronte del costo della batteria, 2 batterie l'ho pagate 3,70 euro, capite che è imbarazzante la differenza. Se non avessi voluto rischiare così avrei potuto anche giocarmela con gli amici cinesi di AliExpress. Il problema qual è? Che una volta che ti arrivano i sensori da AliExpress poi dovresti abbinarli alla centralina, ma anche lì avrei superato l'ostacolo. Perché avendo la centralina ODB Link, con quella tramite l'app Motoscan si riesce a sposare la centralina con i sensori facilmente con il Bluetooth. Si mette il codice del sensore nel Motoscan e la centralina rileva quel sensore. Per gli amanti dello stare comodi, del farselo fare, sono liberissimi di andare da uno specialista, da un meccanico, piuttosto che dalle concessionarie BMW, rispettabilissime anche loro, che ovviamente si faranno pagare il loro lavoro. Io ho preferito il fai da me, perché da quando ho iniziato a fare il fai da me per le piccole cose, per i piccoli lavori, non sono un meccanico, sia chiaro, non sono uno specialista. Chi lo fa di mestiere ovviamente è giusto che gli venga riconosciuta l'esperienza, la capacità, la manualità, gli attrezzi che io, come vedete, mi arrangio spesso e volentieri con quello che ho in bocca. Però certo è che una volta che voi inizierete a mettere mano sulla vostra moto vi renderete conto che tanti specialisti che hanno messo mano sulla vostra moto, che piccolo ricordo, tipo viti spanate, oppure viti mancanti, oppure delle viti magari strette in maniera blanda, altre di contro strette in maniere assurde. Cioè, insomma, non tutti gli specialisti sono tali, quindi è giusto affidarsi a qualcuno, ci mancherebbe, è giusto farsi fare dei lavori dove non si arriva, però dove è possibile fare da sé, io sono per il fai da sé. Detto questo vi ringrazio, siete arrivati fin qui, se il video vi è piaciuto condividetelo, lasciatemi un like, un commento, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla, per noi è tanta benzina. Ciao, prossimo video!